Ehi avanzi di VR, ben ritrovati sul canale, sono Ben. Come ogni lunedì ci tuffiamo tra quelle che sono state le migliori notizie della scorsa settimana su VR e gaming. Come sempre ringrazio il supporter di questa settimana, Christian, grazie di cuore. Ringrazio anche tutti voi iscritti vecchi e nuovi, chi guarda i video per intero e disattivando l'adblock per fare partire le pubblicità, chi mette like, chi commenta, chi condivide i miei video, ma anche a chi si trova di passaggio e magari vorrà iscriversi oppure tornare per guardare altri video. Grazie a tutti, partiamo subito con le notizie. Nel video con i giochi in uscita nel mese di aprile va aggiunto un titolo molto importante e atteso e si tratta di Madison VR. Quando ho pubblicato il video non era ancora stata rilasciata una data ufficiale e pochi giorni dopo la pubblicazione invece è stata rilasciata la data di uscita di Madison VR, che dovrebbe essere il 12 aprile. Ragazzi, se mi seguite lo sapete che finora, quando ho avuto qualche presentimento su un gioco, non mi sono sbagliato più di tanto. E su Madison VR devo dire che ho quelle sensazioni che non mi fanno stare tranquillo su questo gioco, perché temo che sia un porting della versione flat. Una specie di supporto VR della versione PC, ma venduto come un titolo nativo VR standalone. E tutti questi rinvii che si sono susseguiti dallo scorso anno non hanno fatto altro che ampliare le mie sensazioni negative su questo titolo. Speriamo non sia così, speriamo sia un bel gioco e se volete saperlo continuate a seguire, perché ormai dovrebbe mancare poco. Ragazzi, ma è orribile! State guardando quello che sto guardando io? Cosa sto guardando? Cos'è? Una commedia sui fantasmi tipo Casper? Improvvisamente vedo la gente morta! Ma cosa diavolo è? Se anche voi vi state chiedendo la stessa cosa, sappiate che questo è l'aspetto degli avatar, o meglio delle spatial personas di Apple Vision Pro. Rappresentazioni realistiche delle persone che utilizzano il visore di Apple. Sono creati facendo una scansione mediante il visore stesso e poi animati in tempo reale tramite i vari sensori per il riconoscimento del volto, degli occhi e delle mani. E a differenza dei vecchi avatar che comparivano nei feed di telefoni e tablet Apple, quelli nuovi compaiono nelle videoconferenze fatte con Vision Pro e inseriti all'interno del vostro ambiente tramite il pass-through. Ci sono 3 modelli di posizionamento di questi spatial personas: fianco a fianco per la visualizzazione di contenuti video posizionati frontalmente, quindi per esempio se si vuole vedere un film stando posizionati tutti sulla stessa linea; surround, ideale per quelle riunioni per esempio in cui i partecipanti devono stare seduti intorno a un tavolo; e conversational, per esempio in quei fantastici eventi fatti da perfetti sconosciuti e gente attempata che non riesce a combinare più nulla nella vita reale e passano le loro serate in solitudine e sdraiati sul divano, facendo finta di bere cocktail che non esistono e chiamandosi amici. Ehi amico, vuoi viaggiare per mondi virtuali e fantastici senza mai uscire di casa? Ma perché non ti spari? Beh, comunque questa specie di FaceTime fatto male è davvero orrendo. Green Sky Games ha rilasciato Swarm 2 la scorsa settimana, seguito diretto del primo capitolo che non si differenzia molto per quanto riguarda le meccaniche e il gameplay. Cioè, attenzione, questo non significa che sia uguale, perché chi li ha giocati entrambi noterà sicuramente le differenze dal primo. Ci sono stati notevoli miglioramenti dal punto di vista grafico, ma resta comunque il solito gioco in cui bisogna dondolare da un punto all'altro dell'ambiente di gioco affrontando orde di nemici utilizzando armi da fuoco. Formula vincente non si cambia, è il detto perfetto da affibbiare a questo gioco, perché mai gli sviluppatori dovrebbero cambiare qualcosa che ha già vinto in precedenza. D'altronde siamo abituati a giocare sempre le stesse cose, no? Devo dire, anche se c'è un arsenale maggiore e più varietà di ambienti in Swarm 2, continuo a preferire Resist per il numero di attività secondarie da svolgere e per il controllo dei rampini, molto più intuitivo e naturale in quest'ultimo. Fatemi sapere comunque se volete la recensione di Swarm 2
e ve la porterò sul canale. Non posso ancora mostrarvi nulla su Silent Slayer, ma la scorsa settimana è stata data la possibilità di rilasciare le cosiddette prime impressioni. E si intende questo per prime impressioni, non è quando giocate un gioco di 3 anni fa per qualche minuto e poi fate un video, ecco le mie prime impressioni. Comunque, la mia prima impressione non è stata completamente negativa. Mi aspettavo qualcosa di più dinamico, sul genere stealth, qualcosa alla Vampire the Masquerade Justice, e invece è un titolo statico che potrebbe tranquillamente essere giocato da seduti. Ma questo è un male? No, perché pur non rispecchiando le mie aspettative, devo dire comunque che non mi ha deluso. Dai primi trailer si capiva già che si sarebbe trattato di una serie di livelli nei quali lo scopo sarebbe stato quello di trovare la barra del vampiro, aprirla senza risvegliarlo, per poi eliminarlo col classico paletto nel petto. Ma mi aspettavo un po' più di esplorazione, percorso da fare prima di arrivare alla bara. Non mi aspettavo di certo di trovare già la tavola apparecchiata. C'è da dire anche che è una versione basilare del gioco e che non è ancora completo, quindi è possibile che ci sia di più nella versione finale. Lo sto considerando come se avessi provato una demo e lo considero già abbastanza buono così. L'elemento stealth c'è, bisogna fare tutto 100% in silenzio, non ci sono pistole, niente scazzottate coi vampiri nel tentativo di frantumargli i denti. Il silenzio è l'arma principale di questo gioco e va bene così. Ogni livello, e quindi ogni bara, ha dei meccanismi di apertura sempre più difficili e la difficoltà del gioco consiste nel non fare scattare i sistemi di allarme che allertano il vampiro e lo risvegliano, determinando quindi la fine della partita. Devo dire, statico sì, ma molto impegnativo. Il sistema di apertura è fatto da sequenze da ripetere, simboli da disegnare, movimenti da riprodurre e un certo ordine nel disabilitare i vari meccanismi. Questo significa tensione costante per tutto il tempo e ti caghi addosso se sbagli minimamente perché si risveglia il vampiro che immediatamente ti assale. Ancora una volta, Shell Games, che conosciamo già per la serie dei giochi di I Expect You to Die, sono sicuro che riusciranno a offrire un'esperienza di puzzle solving eccellente e soprattutto divertente. E ovviamente continuate a seguire per altre notizie su questo gioco. Bene, lo ammetto, ogni tanto mi sono divertito a fare qualche partita a Fall Guys e non avevo mai pensato che tale genere di giochi potesse avere un seguito in VR. Il gioco in questione si chiama Skyclimb, era già disponibile su AppLab e la settimana scorsa è arrivato sullo store ufficiale di MetaQuest. Offre la bellezza di 65 livelli distribuiti su 7 mondi diversi, ognuno con delle caratteristiche differenti. Offre una campagna in solitaria e ovviamente una modalità multiplayer tutti contro tutti, in cui l'obiettivo è arrivare per primi al traguardo. Una versione per PSVR 2 è in arrivo, questione di qualche settimana, ma non c'è ancora una data specifica. Bene, è tutto per quanto riguarda le migliori notizie della settimana. Like, iscrizione e campanella, supportate il canale utilizzando il tasto super grazie. Link in descrizione per l'acquisto su Amazon di Quest 3 e altri visori VR. Link per ricevere 30 euro di credito all'attivazione del visore da utilizzare prima dell'attivazione e altri link utili per l'acquisto di tutti i miei giochi meta col 25% di sconto, accessori VR delle migliori marche quali Kiwi Design, Cyber VR, Aubica VR Cover, lenti graduate VR Rock e molto altro con codice sconto da applicare al momento dell'acquisto. Insomma, date sempre un occhio al primo commento e in descrizione. Grazie per la visione completa, da Ben è tutto, ci vediamo alla prossima, un saluto Marmaglia.